Se ti piacciono i video su questo canale, iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato. Durante gli anni 30 i bombardieri italiani avevano bisogno di una postazione difensiva che coprisse il settore dorsale superiore da eventuali attacchi nemici. Venne adottata una soluzione semplice ed efficace, la torretta Caproni-Lanciani tipo Delta E. La torretta Caproni-Lanciani Delta E era una postazione difensiva dorsale per aerei, prodotta dall'azienda italiana Caproni e utilizzata su diversi velivoli della Regia Aeronautica. Lo sviluppo della torretta risale alla seconda metà degli anni 30, quando l'azienda Caproni, che aveva acquisito la Isotta Fraschini nel 1932, cercò di fornire una postazione difensiva efficiente per i suoi nuovi velivoli. L'obiettivo era creare una torretta dorsale che offrisse al mitragliere un campo visivo e di tiro adeguato, migliorando la protezione dei velivoli che all'epoca erano per lo più privi di una copertura difensiva superiore efficace. La soluzione fu trovata nel realizzare una torretta di semplice costruzione. Difatti il movimento di rotazione e brandeggio erano affidati a dei meccanismi non asserviti da motori idraulici o elettrici, come nelle controparti straniere. Veniva così realizzato il duplice scopo di eliminare ogni inconveniente derivante da asservimento idraulico o elettrico e di rendere l'operazione di puntamento istintiva, docile ed immediata. La sospensione particolarmente curata dell'arma assicurava un tiro preciso ed eliminava ogni ripercussione sulla barra di manovra della torretta. La mitragliatrice installata era alimentata a mezzo di un nastro flessibile, pertanto l'azione di fuoco poteva essere continua fino al totale esaurimento della riserva. Il comando di fuoco principale era elettrico, ma in caso di avaria vi era anche un comando meccanico di emergenza. Per il puntamento dell'arma era previsto un congegno di mira a visuale libera, con correzione della mira che avveniva compensando gli errori dovuti alle differenti velocità del tiratore e del bersaglio. Vi era una cupola trasparente che chiudeva superiormente la torretta, che consentiva un'ottima visibilità su ogni settore da difendere e inoltre costituiva un ottimo riparo dal vento, qualunque sia stata la posizione assunta dall'arma. La torretta non era occultabile e sporgeva sulla parte superiore dell'apparecchio, ma consentiva di esercitare una ampia sorveglianza. L'ancoraggio alla struttura della fusoliera avveniva attraverso attacchi a mensole. Vi era la possibilità di installare 3 tipi di arma: una Scott Isotta Fraschini da 12,7 mm, oppure una Breda Safat da 7,7 mm, oppure una Scott Isotta Fraschini da 7,7 mm. L'installazione di un'arma al posto di un'altra avveniva in modo rapido, richiedendo solo la sostituzione di alcuni particolari. La torretta era composta da un anello fisso che dava sostegno a tutto, un anello mobile che dava sostegno all'arma e consentiva la rotazione, l'affusto che poggiava sull'anello mobile, il tamburo porta-arma alloggiato all'interno dell'affusto, il dispositivo di elevazione e brandeggio costituito da un solo meccanismo, il dispositivo di comando elettrico di sparo, il dispositivo comando meccanico di sparo, il congegno correttore di mira, il dispositivo deviatore di tiro per evitare che accidentalmente venissero colpiti i piani di coda, la cupola in plexiglass e la cassetta di alimentazione e raccolta maglioni e bossoli. La Delta E aveva un diametro di 90 cm, la profondità totale, compresa la parte sporgente, era di 84,7 cm e pesava circa 49 kg. Poteva coprire un settore orizzontale di 360 gradi, mentre quello verticale andava da 0 a 70 gradi di elevazione. La dotazione di colpi nella cassetta principale era di 350 proiettili, mentre ne poteva contenere altri 300 la cassetta supplementare. Gli equipaggi non amavano la Delta E.
Rapporti dell'epoca suggeriscono problemi di ergonomia, difficoltà nel brandeggio rapido, sotto stress ed una manutenzione complessa. La torretta Caproni Lanciani Delta E era un compromesso ingegneristico che prometteva efficacia, ma che si scontrò presto con la dura realtà del campo di battaglia.